C'è un uomo in un videogioco che guarda il mondo e non vede altro che rumore. Vede guerre, vendette, gelosia, rabbia, gesti di pura irrazionalità e li attraversa tutti con la stessa domanda: ma perché? Perché un essere capace di ragionare, di costruire civiltà, di mandare sonde oltre i limiti del sistema solare si lascia ancora governare da impulsi che nemmeno controlla? Perché soffriamo quando potremmo semplicemente smettere di farlo? Questo è il punto di partenza di Cyrus, il leader del Team Galastia di Pokémon Diamante e Perla. Un personaggio che, dietro la patina di antagonista, nasconde una delle proposte filosofiche più radicali in un media per bambini. L'idea che l'unico modo per essere davvero liberi sia smettere di sentire. Ma partiamo da dove tutto comincia. Chi è davvero Cyrus? Cyrus non è un cattivo che vuole conquistare il mondo. Ciò lo distingue da quasi ogni altro antagonista della saga di Pokémon. Non vuole ricchezza, non vuole potere. Cyrus vuole cancellare il mondo per ricrearlo da zero. Un mondo senza spirito, senza emozioni, senza quella sostanza invisibile e capricciosa che chiama cuore. Nel gioco Cyrus è ossessionato dal mito della creazione. Secondo la leggenda di Sinnoh, l'universo è nato quando l'essere originale dà forma alla materia, al tempo e allo spazio, alla loro controparte distorta, una sorta di antimateria, e solo successivamente l'essere originale genera quello che a tutti gli effetti è lo spirito degli esseri viventi, diviso in conoscenza, emozioni e volontà. Cyrus legge questo mito come una diagnosi del mondo in cui vive. In un mondo primordiale, un mondo in cui solo il tempo scorreva e lo spazio si ampliava, non esistevano conflitti. Ma che ne è stato di questo mondo? Per lui, lo spirito non è un dono, è un difetto di fabbricazione, è la causa di ogni sofferenza inutile che ha visto consumarsi attorno a sé fin da bambino, cresciuto in una famiglia dove l'affetto era assente o distorto, dove ha imparato presto che i legami umani fanno male più di quanto diano. La sua soluzione non è curare il difetto, ma è rimuoverlo chirurgicamente dalla realtà stessa, creando un nuovo universo basato solo su materia e logica, in cui lui stesso, l'unico essere puro, privo di emozioni, sarebbe il Dio incontrastato. C'è un discorso nel gioco che riassume tutto questo. Cyrus, dopo aver sfruttato a sufficienza per i suoi scopi i guardiani dei laghi, dice al protagonista: tu non hai niente a che fare con questi Pokémon, non è vero? Sei qui per salvarli per pura compassione? Che sentimento patetico e inutile, irrazionale e assurdo. La pietà e la compassione sono frutto di spiriti deboli e generosi. Egli disprezza il mondo perché è incompleto, primitivo, e anche noi lo siamo. Ci manca qualcosa, sopravviviamo e ciò che ci occorre lo otteniamo con la forza. Per questo il mondo deve cambiare, deve diventare un mondo ideale. È qui che Cyrus smette di essere un villain qualunque e diventa un caso filosofico, perché la sua logica, presa singolarmente, non fa una piega. Se l'emozione è la radice della sofferenza e io voglio eliminare la sofferenza, allora eliminare l'emozione è la soluzione più efficiente possibile. Il problema non è la logica di Cyrus, ma il fatto che la logica da sola non basta mai a descrivere un essere umano. E infatti, nel finale del gioco, è proprio il suo intestardirsi che lo rende incapace di percepire l'errore nel proprio piano. Viene risucchiato nel mondo distorto, solo, esattamente come ha sempre voluto essere. Cyrus ottiene quello che chiede, e quello che ottiene è l'isolamento totale. Tenete a mente questo paradosso, perché ci torneremo. Ma prima dobbiamo capire che Cyrus non ha inventato nulla, ha solo portato alle estreme conseguenze un'idea antica quanto la filosofia occidentale, quella degli stoici. Secondo una leggenda, circa 300 anni prima di Cristo, ad Atene, un mercante fenicio di nome Zenone perde tutto il suo carico in un naufragio, finisce a terra senza un soldo, entra per caso in una libreria, legge un testo su Socrate e ha una specie di illuminazione. Da quel naufragio nasce lo stoicismo, una delle scuole filosofiche più influenti della storia. Gli stoici, e qui bisogna essere precisi perché è il punto in cui la gente fraintende di più, non dicevano di non provare emozioni, dicevano qualcos'altro di più sottile, che soffriamo non per i fatti del mondo, ma per i giudizi che diamo ai fatti del mondo. Epitteto, ex schiavo diventato uno dei maestri stoici più importanti, lo dice in modo lapidario. Non sono le cose a turbare gli uomini, ma le opinioni che essi hanno delle cose. Se mia madre muore,
Il fatto in sé, un corpo che cessa di funzionare, è neutro. È il significato che io aggiungo a quel fatto, il non doveva succedere, il non è giusto, a generare la sofferenza. Da qui nasce la celebre distinzione stoica tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. La salute, la ricchezza, la reputazione, persino la vita dei nostri cari, tutto questo non dipende da noi. L'unica cosa che dipende interamente da noi è il nostro giudizio, la nostra reazione interiore. E quindi la libertà, per uno stoico, non sta nel controllare il mondo, poiché è impossibile, ma nel controllare il proprio rapporto col mondo. Questo porta gli stoici a teorizzare l'apateia, parola greca che oggi traduciamo male con apatia, ma che in originale significa qualcosa di diverso, assenza delle passioni distruttive, l'invidia, la rabbia, la paura, non l'assenza di ogni sentimento. Gli stoici ammettevano le eupateiai, gli stati affettivi buoni, la gioia razionale, la cautela ragionevole, la volontà ferma, non un cuore vuoto, ma un cuore calibrato. Ed è proprio qui che Cyrus tradisce lo stoicismo pur sembrando applicarlo. Cyrus non vuole calibrare le emozioni, vuole azzerarle. Non distingue la rabbia distruttiva e la gioia razionale, per lui sono la stessa categoria di rumore. Marco Aurelio scriveva nei suoi pensieri privati di amare i propri doveri, i propri compagni, persino i propri nemici nel tentativo di comprenderli. Provava empatia, attaccamento, dolore per la perdita, semplicemente si allenava a non lasciare che quel dolore lo dominasse. In altre parole, lo stoicismo è una tecnica per gestire il dolore restando umani. Il progetto di Cyrus è un tentativo di eliminare il dolore smettendo di essere umani. E per capire fino a che punto si possa spingere, dobbiamo lasciare la filosofia e entrare in un territorio molto più scomodo, quello della psicologia. Cyrus dice letteralmente di voler eliminare lo spirito. È interessante chiedersi cosa succederebbe se qualcuno ci riuscisse davvero. Cosa succederebbe a una mente umana priva, parzialmente o totalmente, della capacità di provare empatia per gli altri. Qui entriamo nel campo clinico e bisogna farlo con cautela. La sociopatia non è una semplice caratteristica di un personaggio di fantasia, ma è una condizione reale e semplificarla per fini narrativi è sempre un rischio. Detto questo, il termine clinico più corretto oggi è disturbo antisociale di personalità, di cui la sociopatia è spesso considerata una variante più legata a fattori ambientali, ma non essendo il mio campo non voglio addentrarmi nei particolari. Le caratteristiche centrali includono scarsa capacità di provare rimorso o senso di colpa, difficoltà a formare legami affettivi stabili, impulsività, tendenza a manipolare gli altri per raggiungere i propri scopi e, questo è il punto cruciale per il nostro discorso, un deficit nell'empatia, in particolare nell'empatia affettiva, la capacità di sentire a livello viscerale ciò che sente un'altra persona. È importante una distinzione che la ricerca ha messo a fuoco negli ultimi 20 anni. Empatia cognitiva ed empatia affettiva non sono la stessa cosa. L'empatia cognitiva è la capacità di capire cosa prova un'altra persona. L'empatia affettiva è la capacità di condividere lo stato emotivo, di sentirsi disturbati dalla sofferenza altrui. Molti individui con tratti sociopatici conservano e a volte hanno persino sviluppata l'empatia cognitiva. Capiscono perfettamente cosa fa soffrire qualcuno. Ciò che manca è il secondo tipo, la risonanza emotiva che normalmente ci impedisce di fare del male a qualcuno perché lo sentiamo come se accadesse a noi. Questo è esattamente il ritratto di Cyrus. Egli non è stupido, capisce perfettamente le emozioni degli altri, le manipola come strumenti. I suoi stessi sottoposti vengono trattati come pedine, mai come persone di cui si preoccupa. La differenza fondamentale, però, è che la mancanza di empatia affettiva è, nella maggior parte dei casi conosciuti, un dato neurologico, una condizione che la persona non ha scelto e che spesso convive con grande sofferenza personale. Cyrus invece vorrebbe essere così, lo presenta come un traguardo. Ed è proprio questo a renderlo un caso ancora più estremo, e in un certo senso più inquietante, di una diagnosi clinica. Cyrus non è nato senza emozioni, nel modo in cui la narrazione del gioco lo lascia intendere. È cresciuto in un ambiente affettivamente arido e ha trasformato quella mancanza in un'ideologia. Ha preso quello che per molte persone è una ferita e l'ha venduta a se stesso come una virtù. Ha scambiato un trauma per un'illuminazione. Qui il discorso si allarga, perché questo meccanismo, ovvero il trasformare una mancanza in una presunta superiorità,
non è esclusivo dei cattivi dei videogiochi. È un meccanismo psicologico reale che la filosofia contemporanea ha persino provato a giustificare razionalmente. C'è una corrente di pensiero abbastanza diffusa oggi nella cultura del self-help più aggressivo e in certe letture distorte di filosofie orientali e dello stoicismo, che suona più o meno così. I sentimenti sono inefficienti, l'attaccamento crea dipendenza emotiva, il dolore per gli altri è energia sprecata. Se vuoi essere davvero libero, davvero al sicuro da delusioni e sofferenze, devi imparare a non sentire troppo. Devi diventare stoico, nel senso popolare e distorto del termine. Il punto è che questo atteggiamento si presenta spesso travestito da virtù. Non lo chiamiamo egoismo, lo chiamiamo lavorare su di sé, mettere dei confini. E in dosi ragionevoli è anche legittimo e sano. Imparare a non farsi manipolare emotivamente, a costruire una solida autostima, non vivere in funzione del giudizio altrui, sono obiettivi terapeutici e importanti. Il problema nasce quando questa logica viene portata all'estremo, quando l'eliminazione del sentimento smette di essere uno strumento di equilibrio e diventa un fine in sé. A quel punto, quello che sembrava crescita personale diventa una forma sofisticata di evitamento. Non sto imparando a gestire il dolore, sto costruendo un sistema elaborato per non doverlo mai più affrontare. Lo faccio per essere più razionale e quindi più giusto verso tutti, quando in realtà il movente reale è la paura di essere feriti di nuovo. Cyrus ha paura di essere ferito di nuovo. Il suo progetto di creare un mondo nuovo viene presentato come un atto quasi messianico, un dono per liberare l'umanità dalla sofferenza. Ma è facilissimo leggerlo sotto la superficie come l'esatto opposto, un atto di fuga personale. Egli non vuole salvare l'umanità dal dolore, vuole smettere di essere quel bambino che ha sofferto per la freddezza dei propri genitori e ha trovato un modo per farlo che richiede di portarsi dietro l'intero universo. Questo è il cuore dell'altruismo egoistico, un'azione che si presenta come dono per gli altri, ma che si rivela un meccanismo di autoprotezione. Non è necessariamente ipocrisia. Cyrus probabilmente crede sinceramente in quello che dice, ma la sincerità della convinzione non garantisce la verità della motivazione. Ed è proprio in questo scarto, tra ciò che pensiamo di volere e ciò che davvero ci muove, che si gioca buona parte della psicologia umana. C'è un secondo livello in questa fuga. Cyrus vuole eliminare l'imprevedibilità umana, sostituendola con qualcosa di perfettamente controllabile. Questo è il sogno di un mondo fatto, in fondo, come una macchina. Il boss del Team Galassia viene spesso descritto e disegnato con un'estetica deliberatamente fredda. Il suo quartier generale è un tempio di tecnologia asettica. E questo non è un dettaglio estetico casuale, al contrario, è perfettamente coerente con i suoi ideali. Un computer non trema di paura, non piange per un lutto, è efficiente, è senza spirito, privo di quella scintilla imprevedibile. Questa è la perfezione a cui aspirare. E qui il discorso tocca uno dei temi più antichi e più attuali della filosofia della mente. Cosa distingue davvero un essere umano da una macchina? Per secoli la risposta più intuitiva è stata l'anima, la coscienza, qualcosa che le macchine per definizione non possono avere. Ma più la tecnologia si avvicina a simulare il comportamento umano, più questa distinzione si fa scivolosa. Un'intelligenza artificiale può oggi imitare e produrre conversazioni empatiche, riconoscere il tono emotivo di un testo, eppure quasi nessun filosofo della mente sosterrebbe che questo equivalga a provare qualcosa. C'è una differenza ancora oggi difesa da molti pensatori tra comportarsi come se si sentisse qualcosa e sentirla davvero, qualcosa che nessuna macchina attuale possiede. Il sogno di Cyrus è esattamente l'inverso di quello che spesso temiamo dalla tecnologia. Non teme che le macchine diventino come noi, ma desidera che noi diventiamo come le macchine. Vuole sottrarre all'essere umano proprio quella componente che lo rende vulnerabile e imperfetto secondo i suoi standard. Ma qui sta l'ironia più profonda della sua filosofia, ed è la sua stessa ironia che attraversa decenni di narrativa sull'intelligenza artificiale. Un sistema privo di emozioni non è automaticamente un buon sistema o un sistema sicuro, è semplicemente un sistema privo di un freno particolare, quel freno empatico che nella mente umana impedisce comportamenti distruttivi. Senza la capacità di sentire la sofferenza altrui come propria, anche la logica più impeccabile può portare a conclusioni atroci, perché viene a mancare il contrappeso emotivo che è normalmente la bilancia. Cyrus, paradossalmente,
dimostra questo proprio quando cerca di mostrare il contrario. Lui crede che l'assenza di emozione produca un giudizio più puro. In realtà produce un giudizio più povero, privato di un'intera categoria di informazioni sul mondo, quella che ci dice cosa significa per un altro essere soffrire. Eccoci quindi al paradosso centrale, quello che fa crollare l'intero progetto di Cyrus dall'interno. Egli vuole eliminare le emozioni. Ma perché le vuole eliminare? Perché lo desidera. E il desiderio, la volontà ostinata di liberarsi dal dolore, è esso stesso un fenomeno affettivo. Non puoi davvero volere qualcosa con indifferenza totale. Il voler essere diverso è già una forma di insoddisfazione, e l'insoddisfazione è un'emozione. Cyrus odia le emozioni con una passione che è essa stessa profondamente emotiva. Questo non è solo un gioco di parole, è un problema logico reale, che la filosofia e la psicologia conoscono bene. Pensiamo al cosiddetto paradosso dell'edonismo. Più si insegue direttamente la felicità, come scopo esplicito, più si rimane insoddisfatti, perché la felicità sembra essere un sottoprodotto di altre attività, non un obiettivo perseguibile in quanto tale. Allo stesso modo, più Cyrus insegue direttamente l'assenza di sofferenza, più questo inseguimento lo intrappola in uno stato emotivo di frustrazione e rabbia contro un mondo che non si conforma al suo ideale, che è esso stesso sofferenza. C'è poi un secondo livello del problema, più biologico. Le neuroscienze contemporanee hanno mostrato qualcosa di controintuitivo. I pazienti con danni alle aree cerebrali coinvolte nella elaborazione emotiva non diventano calcolatori perfettamente razionali, ma paradossalmente sono incapaci di prendere decisioni funzionali. Senza un minimo di risonanza emotiva che assegni un peso alle diverse opzioni, anche scegliere cosa mangiare a pranzo può trasformarsi in un blocco interminabile. Le emozioni sembrano essere parte integrante dell'infrastruttura stessa che ci permette di agire nel mondo. Cyrus è la prova vivente di questo paradosso. Tutta la sua esistenza è guidata da un'emozione fortissima ma mai riconosciuta come tale, il rifiuto. Il rifiuto del mondo che lo ha ferito, dei legami che lo hanno deluso, di se stesso come essere vulnerabile. Non ha eliminato l'emozione, l'ha solo travestita da logica, trovando il modo di non doverla mai più chiamare col suo nome. Forse allora la domanda giusta non è: possiamo vivere senza emozioni? Ma cosa facciamo noi con le emozioni che proviamo? Le neghiamo o proviamo a darle un senso? Ed è esattamente qui, sul senso della sofferenza, che ci spostiamo verso l'ultimo punto e verso un altro universo narrativo, quello di Berserk e dei suoi due protagonisti, Gatsu e Griffith. Esistono due grandi strategie umane di fronte al dolore. La prima è la fuga, eliminarlo. La seconda è l'integrazione, accettare che il dolore esiste e provare a costruirci sopra un significato. Per vedere la prima strategia portata alle sue estreme conseguenze, dobbiamo guardare a Griffith, l'antagonista ed ex amico compagno d'armi del protagonista Gatsu. Griffith nasce con un sogno, avere un proprio regno. È carismatico, brillante, ma sotto la superficie egli costruisce un rapporto con le proprie emozioni profondamente simile a quello di Cyrus. Le considera ostacoli, debolezze, strumenti al servizio di un obiettivo più grande. Per gran parte della storia, Griffith riesce in questo controllo. Usa l'affetto dei suoi compagni come leva strategica, mantenendo se stesso sempre un passo sopra il coinvolgimento emotivo reale. Poi, per la prima volta nella sua vita, Griffith si lascia davvero toccare da un sentimento che non riesce a controllare. L'amore, o qualcosa di molto simile, per Gatsu stesso, e la devastazione di vederlo andare via, per inseguire la propria strada. Quel momento di vulnerabilità autentica lo destabilizza al punto da portarlo ad un gesto avventato, che capitola in una rovina fisica e politica. Di fronte alla devastazione totale, Griffith non sceglie di dare senso al proprio dolore. Sceglie di eliminarlo, sacrificando tutti i suoi compagni, per rinascere come essere quasi divino, privo per sempre di quel genere di legame umano che lo aveva tradito. Griffith risolve il proprio dolore esattamente come Cyrus vorrebbe risolvere il dolore del mondo intero, cancellando alla radice la capacità di essere feriti, anche a costo di cancellare, insieme ad essa, la capacità di amare. Gatsu fa l'esatto opposto. Egli perde, nella stessa notte in cui Griffith si trasforma, quasi tutto ciò che ha.
Ha ogni ragione razionale per concludere che il dolore è un difetto da estirpare, che i legami portano solo distruzione, che la soluzione più efficiente sia smettere di sentire, diventare una macchina da guerra priva di empatia. E per un periodo della storia prova a diventarlo, consumato dalla rabbia che lo rende un mostro. Ma la storia di Gatsu è il racconto lento e doloroso del rifiuto di questa scorciatoia. Gatsu non smette di soffrire, non trova un trucco per anestetizzarsi. Continua a portare il peso di ogni perdita. La sua spada è un simbolo perfetto del dolore che non si lascia mai alleggerire del tutto. Ma in questo peso ricostruisce legami nuovi, accetta di nuovo di essere vulnerabile e di rischiare ancora di perdere. Non perché abbia smesso di avere paura del dolore, ma perché ha capito che la capacità di soffrire e la capacità di amare sono la stessa facoltà vista da due lati diversi. Non puoi eliminare l'una senza spegnere anche l'altra. Questa è in fondo la stessa lezione nella sconfitta di Cyrus. Cyrus ottiene quello che voleva, un mondo senza spirito. E quel mondo è il mondo distorto, un luogo desolato, capovolto, instabile, dove Cyrus finisce intrappolato e solo, dopo essere stato sconfitto, non da una forza superiore, ma proprio dall'eroismo, dall'amicizia e dal legame emotivo tra un essere umano e i suoi Pokémon. L'ironia sta nel fatto che l'unico essere che è riuscito ad eliminare le proprie emozioni si ritrova isolato in un mondo che è lo specchio esatto di quella scelta, vuoto e privo di senso. E allora, perché dobbiamo soffrire? Forse la risposta più onesta che possiamo darci dopo questo viaggio è: non dobbiamo soffrire come se la sofferenza fosse un dovere morale, ma soffriamo inevitabilmente perché siamo esseri capaci di legarci a qualcosa fuori da noi stessi. Un'altra persona, un sogno, e ogni legame porta con sé la possibilità di perderlo. Cyrus ha ragione su una cosa: l'emozione è davvero la radice della sofferenza. Ha torto su tutto il resto, perché l'emozione è anche contemporaneamente la radice di ogni cosa per cui vale la pena di esistere. Persino quella strana, irrazionale fiducia che ci fa rialzare dopo una sconfitta. Gli stoici lo avevano capito meglio di Cyrus, che non si tratta di smettere di sentire, ma di imparare a sentire con saggezza, senza lasciare che ogni emozione ci governi, ma senza nemmeno illuderci di poterne fare a meno. Gatsu lo dimostra nel modo più fisico e doloroso possibile. Si continua a vivere e a soffrire portando il peso di ogni cosa che si è scelto di amare. L'ultimo quesito rimane come rendere significativa questa sofferenza. E questo, probabilmente, un intelletto puramente logico come quello a cui aspirava Cyrus non potrà mai capirlo, perché il significato, in questo caso, non si trova, si sente. Ringrazio te spettatore per essere arrivato fino a questo punto. Come al solito, ti ricordo di lasciare un mi piace per supportare questo progetto e se ti va, scrivi nei commenti che cosa ne pensi, oppure dammi dei consigli per i prossimi video. Questa volta è tutto, ti aspetto al prossimo episodio. Allora, ci vediamo lì.